In questa lezione andremo alla scoperta della prospettiva. Seguitemi. La prospettiva perché nasce? Nasce dalla necessità proprio di simulare una realtà, come proprio il nostro occhio vede le cose. Se voi guardate Giotto nell'annuncio a Sant'Anna, non fa una prospettiva, ma fa un'assonometria, perché vi ho detto la prospettiva è una conquista dei primi del 400. Giotto muore molto prima e quindi non ha modo di conoscere le teorie di Brunelleschi. Però anche in epoca romana c'era già un'idea di poter rappresentare, anche se non in maniera scientifica, una sorta di profondità. Guardate per esempio cosa fa anche Duccio nell'Ultima Cena. Vedremo tanti artisti nella storia dell'arte che con la nascita appunto della volontà di rappresentare dati sempre più realistici cercano di studiare anche e restituirci una prospettiva, anche se intuitiva. È logico, la prospettiva centrale è proprio, si può considerare la prima metà del 400, che si parla di prospettiva scientifica, in cui c'è uno spazio che è organizzato e dove c'è un punto di fuga, una linea d'orizzonte. Guardate, questo, non so se riuscite a vederlo, se voi tirate le linee, il punto di fuga è proprio il volto di Cristo. Vedete, tutte le linee convergono nel il centro. Questa è la Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella. Oppure, se uno fa anche un'architettura come fa Lorenzo Ghiberti, qui c'è uno studio sapiente della prospettiva, che può essere comunque anche una prospettiva che non ha per forza il punto centrale. L'asse, diciamo, su cui c'è la linea d'orizzonte, può avere il punto di fuga non perfettamente centrale, ma può averlo anche spostato più a destra o più a sinistra. Questo poi lo vedremo. Poi esiste la prospettiva accidentale, che è ancora un'altra soluzione, perché consente di far vedere le vedute d'angolo, perché nella prospettiva centrale si vedono come se noi vedessimo gli oggetti di facciata. Se noi però vediamo un palazzo, come in questo caso, che c'è una visione anche angolare, vedete, bisogna predisporre due punti di fuga che questa volta sono esattamente opposti. Più li tenete distanti, questi due punti di fuga che possono uscire anche dal nostro foglio da disegno, però ne terremo comunque conto quando andremo a disegnare anche su un foglio, possano uscire anche dal nostro foglio e noi mettiamo come riferimento due punti su un tavolo, però ecco, più tenete questi punti distanti, più la prospettiva viene corretta quando si parla di prospettiva accidentale, vale a dire a due punti di fuga. Ecco qui l'esempio. Questo è l'esempio classico. Questa è una prospettiva centrale. Vedete, il punto di fuga è qui al centro, la linea d'orizzonte è questa e tutte le linee degli alberi per calcolarne la profondità, andando verso il punto di fuga, se tutti gli alberi sono alla stessa altezza, in profondità l'albero mi arriva a questa altezza perché io ho tracciato la linea arrivando nel punto di fuga. Gli alberi che da più grande vanno sempre più piccoli. Potremmo farli anche più nitidi e meno nitidi, potremmo infittire gli alberi andando verso il fondo, anche se non conosciamo alla perfezione la tecnica, ma poi vi dirò anche quella. Questo invece è una prospettiva angolare, vale a dire noi vediamo non un viale centrale, vedete come stiamo vedendo qui. Se invece fate la prospettiva angolare, vedete i punti di fuga, ce ne sono uno qui e uno qua, sono opposti e quindi se noi prendiamo il primo albero che ci fissa all'altezza del dipinto che vogliamo fare, abbiamo pensato di fare un albero alto in questa maniera, noi non facciamo altro che dalla punta di quest'albero tracciare una linea che va al primo punto di fuga, un'altra linea che va al secondo punto di fuga, lo stesso facciamo per l'altezza e per la quota a terra. La quota a terra da qui andrà verso il punto di fuga e da qui di nuovo verso l'altro punto di fuga nella prospettiva accidentale. A questo punto, cosa vi si crea a voi? Vi si crea, vedete, un triangolo che vi permette di calcolare le altezze andando in profondità verso un punto di fuga e andando verso l'altro. E avete un'immagine di anche qui un viale dove ci sono degli alberi, ma voi lo state vedendo da un punto di vista angolare e non frontale come state vedendo qua.
Esempi di prospettiva centrale e prospettiva accidentale. Qui lo capite bene, questo il molo verso ovest con la colonna di San Teodoro, siamo a Venezia e qui guardate, questa è il punto di fuga, questa è la linea d'orizzonte, guardate, tutto arriva qui. Vedete tutte queste linee convergono tutte in questo punto? Era stata inventata la camera ottica e di conseguenza per lui era facile disegnare perché avevano uno strumento che glielo permetteva. La prospettiva accidentale si sviluppa grandemente nel Settecento con le vedute. Vedete, qui in questo caso, vedete che questa chiesa qui non la stiamo vedendo frontale la facciata, ma vedete un po' angolare. E lo stesso questo palazzo, vedete, questo palazzo c'è una linea che va in qua e noi se la immaginiamo più distante, vedete, arriverebbe qua giù e una linea che va qua giù, lontano, è sempre però sulla stessa linea d'orizzonte. Lo stesso questa qui che si va qua giù. E quindi capite bene la differenza. Guardate, in una pittura degli impressionisti, il Ponte d'Europa di Caillebotte, e qui trovate la prospettiva ancora una volta centrale. Qui invece trovate una prospettiva angolare, vedete che questo ponte, e qui vedete anche il fiume, c'è una prospettiva che suggerisce immagini più complesse e più varie. Infatti, in natura quasi sempre si trova la prospettiva accidentale, non la prospettiva centrale. Qui abbiamo Kandinsky, una strada di paese in cui vedete, nonostante sia un anticipo della pittura che poi diventerà astratta, lui è uno dei padri dell'astrattismo, Kandinsky qui ancora è legato alla realtà, anche se trasformata con i colori, con queste forme, però si percepisce ancora, lo riuscite bene a vedere, la prospettiva, che vi ricordo, colui che la scardina completamente sarà proprio Picasso. Picasso e Braque, il cubismo, i cubisti in generale fanno una prospettiva dove ci sono più punti di vista, una visione simultanea multiprospettica e quindi cade tutta quella che è la prospettiva centrale, la prospettiva accidentale. Questo è il paesaggio urbano con cambio e capite bene, qui siamo negli anni 20 del Novecento, Mario Sironi, prospettiva angolare perché c'è un punto di fuga che va qua, un punto di fuga che va qua, esce fuori, però la linea d'orizzonte è questa e qui troverete questo, ora io non posso continuare. Allora, questa è la differenza per farvi capire quando vi ho parlato di Giotto tra l'assonometria e la prospettiva, perché nell'assonometria sembra che questo sia un cubo disegnato, però è un cubo disegnato in assonometria, non in prospettiva, perché vedete tutte le linee orizzontali, le linee verticali, le linee in diagonale che vanno in profondità sono tutte parallele. Vale a dire, se io prolungo queste linee non si incontreranno mai. E questa non è la prospettiva, perché la prospettiva presuppone che ci sia un punto di vista e quindi convergano un punto. Se noi scegliamo il nostro punto di fuga qua, è l'esercizio che faremo stasera, vedete, le linee orizzontali rimangono parallele, le linee verticali rimangono parallele, le linee che vanno in profondità vanno a convergere in questo punto. Questo è un cubo disegnato in prospettiva. E poi ora vi insegnerò come si calcola la profondità, perché è vero un viale alberato si infittisce, ma quanto mi si infittisce? Se volete ve lo spiego già in maniera semplice, se poi non avete capito ve lo rispiego nuovamente. Se voi prendete, facciamo conto che questa è l'altezza di un nostro albero, diciamo a caso, un albero, qui mettiamo arriva al tronco e qui arriva la chioma, è tipo un cipresso, che ne so, dico a caso. Voi immaginate, se volete rappresentare in profondità gli alberi e calcolare la giusta distanza, voi calcolate innanzitutto la distanza e volete tenere tra il primo e il secondo e pensate voler mettere una distanza, questa la scegliete voi. A questo punto tracciate questa linea mediana, che potrebbe essere la linea che vi dicevo che divide un albero dal tronco, da qui dove ci sono i rami. Questa linea mediana la portate al punto di fuga, che è sulla linea d'orizzonte, in questo caso una prospettiva centrale, col punto di fuga centrale. Poi tracciate una linea dalla sommità del vostro albero, come avete deciso di farlo alto, che passa attraverso
la linea mediana, il punto di intersezione e si proietta a terra. Anche la base a terra la proiettate verso la linea di fondo. A questo punto voi guardate, troverete un altro punto che è esattamente il punto per mantenere la stessa distanza tra gli alberi, tra i lampioni o quello che volete. Quindi tracciate il vostro albero che a questo punto non può superare questa altezza se sono tutti della stessa altezza. Poi di nuovo prendete da questo la linea mediana che passa attraverso questo e trovate il secondo e così via. Poi comunque ve lo faccio vedere anche per bene. Questa, per farvi capire, è la prospettiva centrale con un punto di fuga. La prospettiva accidentale ha due punti di fuga con visioni angolari e addirittura esiste una terza prospettiva che è quella a quadro inclinato. Vale a dire ci sono tre punti di fuga. Perché se voi andate e guardate un palazzo dal basso, vi capiterà di vedere che anche in alto si restringe, c'è questo senso di restringimento. Se volete, possiamo fare questo esercizio per capire le differenze tra una prospettiva, un'assonometria, una prospettiva centrale e una prospettiva angolare. Però sappiate che anche all'interno di uno stesso dipinto ci può essere prospettiva centrale e accidentale, però è importante che siano tutti i punti sulla stessa linea di orizzonte. Questo è un riassunto delle varie prospettive di oggetti posti a terra, di oggetti sospesi. Nella prospettiva centrale, vedete, qui vediamo una faccia frontale, questa è la prospettiva angolare e questa è la prospettiva con tre punti di fuga. Guardate, vi voglio mostrare un'altra cosa. Che cosa cambia qui? Questa è una prospettiva centrale, lo capite tutti, vedete? E dov'è secondo voi il punto di fuga? Provate un po' a vedere. Guardate, il punto di fuga è qui, proprio centrale nel dipinto. Allora, e la linea d'orizzonte a questo punto è a questa altezza. Guardate che cosa cambia qui. Qui le linee dove convergono? Qua su, guardate. Allora, capite bene che il mio punto di fuga, la linea d'orizzonte, è molto più alta e quindi cambia l'inquadratura in base a quello che io voglio rappresentare. Se io terrò una linea d'orizzonte più bassa, se io alzo la linea d'orizzonte, ecco che vedrò quest'altra prospettiva. Se io la alzo ancora di più, ecco che vedrò le mie abitazioni, i miei palazzi, li vedrò dall'alto. Quello che faremo noi oggi è questo, è una prospettiva centrale. Potete fare i palazzi che volete voi, dargli la forma che volete voi, disegnarli come più vi piace e capirete che il punto di fuga voi lo scegliete all'inizio. Questo, per esempio, è il punto di fuga. Vedete che tutte le linee che vanno in diagonale mi vanno in questo punto di fuga qui? Lo vedete? Mentre le linee che sono orizzontali, queste, sono tutte parallele. Vedete? Sono tutte parallele. Quelle che vanno in profondità, invece, le dovete fare, vedete, in questa maniera, ok? Iniziamo subito il nostro lavoro. Io ho scelto un punto di fuga in alto, un po' decentrato e vado, secondo le indicazioni precedenti, a tracciare tutte le linee dei miei palazzi. Vi ricordo che le linee orizzontali e verticali sono sempre parallele. Vedete, io sto facendo ora per esempio le finestre. Le linee invece che vanno in profondità seguono il tracciamento dal punto di fuga. Così vado a posizionare tutti i miei palazzi e grattacieli intorno al foglio, proprio come quando si ha l'idea di essere posizionati in basso e guardare verso l'alto e ci rendiamo conto come si crea questo effetto di prospettiva centrale guardando in alto verso il cielo. Lo stesso effetto potete ottenerlo guardando per esempio degli alberi mentre siete in un bosco. Se vi sdraiate a terra potete avere questo senso infatti di prospettiva.
Una volta tracciate le linee essenziali, poi andrò a utilizzare l'acquerello. Io ho fatto il mio disegno su un foglio da acquerello, carta apposta perché possa assorbire un po' l'acqua, proprio per creare un effetto morbido nel cielo e in contrasto vedrete con i palazzi che verranno poi rimarcati con un pennarellino indelebile. Di pennarellini indelebili ne esistono di varie tipologie e vi posso lasciare poi il link in descrizione. Se siete interessati, vi lascio il link dove potete acquistare vari prodotti che anche io stesso uso per i miei tutorial. Se siete interessati, dateci un'occhiata perché ci sono a volte anche offerte molto interessanti. Io procedo poi con colorare tutti quelli che sono i miei palazzi. Logicamente alcune parti le farò più in ombra, considerato che si tratta appunto di un gioco di luce e ombra per creare il volume, anche se sono rappresentati qui in maniera molto schematica e sintetica, perché quello che ci interessa in questo caso è rappresentare la prospettiva correttamente. Comunque vado anche un po' a ombreggiare quelle che sono le finestre, quelle che sono tutte le strutture di questi palazzi. Pennarellino potete usare quello brush per le linee più grandi oppure potete usare per le linee più fini misure inferiori. Sapete, esistono in commercio diverse tipologie di pennarellini molto buoni che sono indelebili, atossici, che io uso sempre e vi consiglio di cercarli nel link in descrizione. Vi ringrazio per avermi seguita e se vi interessa iscrivervi al mio canale mi fate piacere se mi lasciate un commento, un like e attivate la campanella logicamente per non perdere anche tutte le curiosità sia di storia dell'arte che di tecniche artistiche che intendo regalarvi. Grazie per avermi seguita. Alla prossima allora.